Ciao Cianico, Sentiero del Viandante e Cammino di San Colombano. Siamo riusciti a farlo a pelo, la tappa precedente, perché poi c'è stata la frana, per cui dopo l'Iernia il sentiero è interrotto per andare verso l'Alto Lago, per andare verso Colico. Noi fortunatamente stiamo facendo San Colombano, stiamo andando verso Lecco, nella direzione opposta. L'oratorio di San Michele Arcangelo, se non sbaglio. E guardate il lago. Per ora è uscito il sole, vediamo quanto dura. Sopra l'Ierna, allora il villaggio col vertice del triangolo lariano, sull'Al San Primo nel mezzo delle nuvole, e ora noi proseguiamo verso Lecco. Buongiorno, dai! Due in cammino. Dove siamo oggi? Oggi siamo sul cammino di San Colombano da Lierna a Lecco. Incartata. Si è incartata. Sono circa 16 km con 500 metri di salita e altrettanti di discesa. E questo tratto coincide col sentiero del viandante. Siamo stati fortunati perché a poter completare la tappa precedente, perché la settimana successiva c'è stata la frana e ora il sentiero è interrotto. Però noi siamo già passati, siamo in direzione di Lecco, poi dopo da Lecco prenderemo il sentiero lungo l'Adda che ci porterà verso Cassano, poi da lì a Milano e poi giù scenderemo tratti del Cammino dei Monaci, tratti originali di San Colombano, e arriveremo fino al Po. E poi lì vedremo se riusciamo a organizzarci per il Transitum Padi e poi per finire la camminata fino a Bobbio, che mancheranno altri 65 km dopo aver fatto il Transitum Padi. Vabbè, noi intanto si va a Lecco, poi si vedrà. Eh sì, buon cammino. Buon cammino. Oh, questi sono dei pensieri sciolti, poesie. C'è anche la fontanella. Sì, sì, me lo ricordo. Cappellina. Ma so cosa vi interessa a voi, la fontanella. Nota viandante che qui il mondo è bello, un sorso bevi, posa il tuo fardello. Alla mano di Dio volgi uno sguardo, poi riprendi il cammino verso il traguardo. Yeah. Allora, quello là sotto, non so se è Olcio, perché forse è un po' presto per il mandello olario, dovrebbe essere Olcio. Adesso comincia la parte un po' più carina del sentiero, qui ancora i pensierini. La dieta del poeta, canta che ti passa, lezioni di geografia del mio cuore. La giostra, buchi nell'acqua. Guardate che ne ha appesi tanti nel corso degli anni. È il sentiero della Nuova Arcadia, il sentiero del viandante, e si deve a questa persona, a Elio Cantoni. Il sentiero, non il sentiero, la decorazione con le poesie, con i pensieri sciolti. Ecco, in quel pensiero in libertà. Il sentiero penso ci fosse, c'era già. Eccoci qua. Là dietro c'è Mandello. Lo sentite il torrente? È il torrente Valle Meria, quello dove l'altra volta nel senso opposto si è fermati a mangiare. Adesso andiamo a vedere com'è. Direi che l'acqua c'è, a sentire il rumore. Guardate quanta bell'acqua che scorre. Guardate che bello qua sotto.
Là in alto, in mezzo a questi due alberi, non si vede, c'è il santuario dove avevo mandato sul drone, per cui beccatevi la dronata. Si vede bene il lago con l'altra sponda del triangolo ariano. Quella non è l'altra sponda del lago verso Como, ma è quella che va verso Lecco, ma di là. Non è quella della Regina, ecco, tanto per intenderci. Noi l'abbiamo sempre trovata chiusa, immagino che sarà chiusa anche oggi. E beh. Comunque guardate che bel balcone sul lago. Oh, quella villa lì sulla punta è fantastica. Dicevo, questa è la chiesa di San Giorgio di Crebbio del XIII secolo e dentro è così, solo che vedete, deve essere molto bello dentro, con quegli affreschi, conservato abbastanza bene, però è chiusa. No, ecco, abbiamo trovato questo cartello che dice tutti i sabati dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17. Se non vi garba il gelsomino, questa non è la tratta che fa per voi. Chiesa di San Bartolomeo al Castello, X-XV secolo, e c'è anche una mega area di sosta. Questa qui è la chiesa e questa è l'area di sosta. Anelli di Snelli, Cappelletto di Garofol e poi Anelli della Cascata, perché su di là c'è la cascata del Schengen, solo che era più di 2 km fuori dal percorso, 2 km andare, 2 km da tornare. Noi ci andremo un'altra volta, perché oggi alle 4 danno acqua, per cui non è che possiamo rischiare di farci trovare. Sapremo dire se c'è stata l'acqua oppure no. Magari ci sarà un'altra uscita appositamente per la cascata, magari. Sì, ecco. scrivetelo anche nei commenti. Scrivete nei commenti se volete vedere Giulia che arranca sull'anello della cascata. No, però è molto... Qui siamo a Borbino e qui c'è un micetto, guardalo. Ciao micetto. Eccolo lì, con i baffetti. C'è anche la coda, se non so l'hai notata. Infatti qui c'è anche il segnavia per la cascata del Schengen. Tocca andarci. Un'altra volta, dai. Viene. Hanno aggiornato il cartello di San Colombano, prima era seguire il sentiero viandante fino a Badia Ariana, adesso è seguire il sentiero viandante fino a Lecco, perché le tracce vecchie invece ci facevano andare sul provinciale, cosa che noi non avremmo fatto, avremmo comunque preso il sentiero viandante. Si vede che hanno aggiornato i cartelli ma non la traccia che circola in rete. Via, 2 ore e mezza a Lecco.
Siamo arrivati al lago. Qui stiamo lasciando Badia Lariana e ora vedete quel segno là a mezza costa, arriveremo a Lecco che su quel sentiero là in fondo c'è già Lecco. E ora stiamo andando a prendere la famosa scaletta di metallo, che è stato l'ultimo pezzo che mancava per completare il sentiero del viandante, che era pronto già da diverso tempo, ma è rimasto chiuso tipo un anno in attesa che venisse collaudata la scaletta. Adesso ve la facciamo vedere. Ed ecco la scaletta in tutto il suo splendore. Questa è la superstrada Milano-Lecco-Colico. Siamo a mezza costa, sotto di noi qua sulla destra c'è la statale in galleria e poi c'è il lago, per cui noi arriveremo fino quasi a Lecco così. Poi sbucheremo fuori sul lungo lago di Lecco in prossimità di una chicca che vi farò vedere più avanti. Insomma, questo tratto del viandante non è battuto come gli altri, perché vedete il sentiero avrà bisogno un po' di manutenzione. Il sentiero è quasi tutto in ombra, però ogni tanto sono degli affacci come questi spettacolari sul lago. Ah, quella casa là è tipica, se frequentate queste parti la conoscete, ha un affaccio stupendo sul lago e dall'altro lato ha un affaccio diretto sulla superstrada, per cui insomma più 1000 punti per il lago e quanti in meno per per la superstrada? 1500. Qui Pradello, là Lecco e sullo sfondo si vede anche un pezzettino del lago di Garlate. E noi abbiamo percorso in kayak sia con il Gumotex Swing 2 che con l'X100, ci sono i video sul canale se volete vederli. E ora si scende sugli sfasciumi. Mamma mia che caldo che fa! Ecco, 1 ora e 20 alla stazione. Infatti non manca più tantissimo. Di qui si va su alle Falese. Noi siamo qua sotto le Falese sul sentiero viandante, però sotto là, oltre alla statale, vedo gente che passa camminando, ci deve essere una pista ciclopedonale. Averlo saputo si evitava di risalire qui. Vabbè, comunque là si camminava in riva al lago, ma di fianco alle auto, e qui siamo sopra le auto e di fianco alle montagne. Scegliete voi il male minore. La chicca di cui parlavo prima è questa, la statua dorata di San Nicolò, che è il patrono di Lecco. In realtà gratta la doratura di San Nicolò e salta fuori San Nicola, vescovo di Bari, è quel santo di origine turca, caro soprattutto ai marinai, ai navigatori e ai pescatori. Forse anche perché siamo qua al lago di Como, dove in effetti una volta c'erano i pescatori, comunque si navigava e si naviga tuttora. Questo è stato scelto come santo patrono della città. E ora qua, ecco, qui c'è la ruota panoramica, finalmente la vediamo in movimento, e lì vicino è dove di solito mettiamo in acqua il kayak.